Gnocchi, robiola e basilico, benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andremo a preparare insieme questo piatto davvero buonissimo. Iniziamo appunto dalla preparazione degli gnocchi. Per farli serviranno circa 230 g di farina, io ho utilizzato la tipo 1. Andiamo a inserire all'interno del robot da cucina circa metà della farina insieme a 30-40 foglioline di basilico, che ovviamente avremo pulito, lavato e asciugato. Andiamo a frullare la farina insieme al basilico fino ad ottenere questo risultato. Ora formiamo l'impasto. Per farlo serviranno 200 g di robiola. Qui vedete inserire solo 100 g perché come sempre le mie ricette vengono aggiustate in corso d'opera, quindi altri 100 g li inserisco dopo. Un uovo e del grana padano che potete sostituire con qualsiasi altro formaggio grattugiato. Mescoliamo, aggiungiamo del sale e poi la farina. Iniziamo con la farina che abbiamo mixato insieme al basilico per poi aggiungere tutta la restante parte di farina. Mescoliamo semplicemente con la forchetta fino ad ottenere un panetto. Iniziamo poi anche a lavorare a mano, che è la parte che preferisco di più, sempre impastare a mano. Secondo me è una cosa estremamente rilassante e che aiuta tantissimo. Qui vedete che aggiungo anche la seconda parte di robiola per arrivare ai 200 g che vi ho detto prima, perché appunto l'impasto era troppo duro e non andava bene. Con altra robiola invece ho raggiunto la consistenza perfetta. Mescoliamo per bene fino ad ottenere un bel panetto. Ci spostiamo a impastare sul piano da lavoro affinché il panetto diventi bello omogeneo. Ora prendiamo una piccola quantità nel nostro impasto e la stendiamo per ottenere una bella strisciolina. Dopodiché tagliamo tutti gli gnocchetti. Questa volta sono riuscita a fare degli gnocchi piccolini, di solito faccio sempre degli gnocchi enormi. Una volta che abbiamo ottenuto tutti i nostri gnocchetti possiamo tenerli così oppure rigarli con un rigagnocchi. Li ho poi messi su una teglia ricoperta con un foglio di silicone che ho spolverizzato con della semola rimacinata. In questo modo gli gnocchi non si appiccicheranno. Li stendiamo sempre separati tra di loro e questo è il risultato finale. Ora creiamo il sugo. Ho scelto dei pomodori datterini tagliati a metà, a cui ho aggiunto fiori di basilico, olio extravergine d'oliva e sale. Condimento super semplice, ma qui ognuno può fare come vuole, potete sbizzarrirvi. Facciamo cuocere per circa 5-7 minuti e nel frattempo cuociamo anche gli gnocchi in abbondante acqua salata. Ne tuffiamo pochi alla volta in modo tale da permettere che arrivino a galla. Nel momento in cui arrivano a galla gli gnocchi vuol dire che sono pronti e quindi possiamo direttamente scolarli all'interno del sugo. Li ho messi direttamente in padella. Questa che vedete è solo una parte degli gnocchi che ho fatto, gli altri li ho cotti e poi li ho conservati conditi con dell'olio all'interno del frigorifero e li ho poi mangiati il giorno successivo con un altro condimento. E questo è il risultato finale. Sono buonissimi. Spero che questa ricetta vi piaccia, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti, vi lascio qui un'altra ricetta di gnocchi che spero vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!